La serie di testine Concord Music di Ortofon ci consente di passare dallo stilo più economico al top di gamma in modo veramente semplice e rapido, un'operazione che possono fare tutti, anche i meno esperti. Avete visto quanto è semplice? Rimetto lo stilo Red e si parte dicendovi che mi diverto sempre molto a fare video di confronto tra testine. In questo caso parliamo della serie Ortofon Concord Music, arrivata sul mercato circa un anno fa. Per la prima volta viene analizzata su YouTube Italia grazie a Venicamente, grazie soprattutto ad Audiogamma che me le ha inviate in prova. Ve le farò ascoltare tutte e 5, tutte contro tutte, una dopo l'altra a raffica. Prima di andare allo scontro però vanno dati alcuni riferimenti storici e tecnici, proprio pochissimi, altrimenti non si capisce niente. La nuova serie Concord Music origina dalla serie Concord, introdotta da Ortofon nel 1979 e da subito è diventata iconica per il suo aspetto così diverso dal resto delle testine in circolazione e che aveva il suo asso nella manica nell'incredibile semplicità di utilizzo. Da sempre infatti una testina Concord non ha viti da regolare, non deve essere allineata, deve essere semplicemente avvitata su un braccio compatibile, quindi un braccio ad S con attacco a baionetta. Capite quindi facilmente come mai da subito la Concord già sul fine degli anni 70 abbia avuto grande successo nel mondo professionale, perché se pensi ad un braccio ad S, qual è il primo giradischi che ti viene in mente? Esatto, Technics. E qual è il giradischi più utilizzato dai DJ? Technics, appunto, con il suo tipico braccio ad S. E poi, visto che la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo, mettiamo caso che proprio durante la serata in console il DJ si accorga di aver danneggiato la testina. Di sicuro non può mettersi lì a fare le regolazioni, allineamenti, deve essere pronto, ripartire subito. E con una testina Concord tutto questo è possibile perché sviti la vecchia e avviti la nuova. Hai finito. Pronti. E come avete visto ad inizio video, la serie Concord Music va oltre perché consente di sostituire rapidamente solo lo stilo. Io lo sto facendo senza la copertura, cioè senza la copertura dello stilo per farvelo vedere, ma voi fatelo sempre con la copertura. Anche io lo faccio con la copertura quando non sto girando un video. Lo sto facendo così a mani nude per farvi vedere che lo stilo è diverso, altrimenti con la copertura non si riconosce il colore, e lo faccio così anche per farvi capire ulteriormente quanto sia veramente facile così, senza neanche guardare. Tac, pronti. I più informati sapranno già che le varie testine della serie Concord Music, quindi Red, Blue, Bronze, Black e poi c'è la LVB 250 che è un'edizione speciale della Black. I più informati, dicevo, sapranno già che le testine della serie Concord Music riprendono quelle di un'altra serie gloriosa di casa Ortofon, ossia la serie 2M che abbiamo visto qui sul canale qualche anno fa, e a proposito trovate quel video linkato qui sotto in descrizione. Chi lo ha già visto si ricorderà che anche nella serie 2M è possibile fare il cambio solo dello stilo senza dover cambiare tutto il corpo della testina. Però, viste le caratteristiche tecniche, questa operazione è possibile solo tra 2M Red e 2M Blue e poi tra 2M Bronze e 2M Black. Quindi, esempio pratico, mi compro quella più economica, la 2M Red, ovviamente me la compro completa. Dopo un anno voglio fare un upgrade e mi piace la Black. Posso comprare solo lo stilo Black e metterlo al posto della Red che ho già? No, non posso metterci quello che mi pare. Se voglio fare un upgrade della mia Red, posso comprare sì solo lo stilo, però ci devo mettere il blu. Quindi, ricapitolo, Red, Blue da una parte, Bronze, Black dall'altra. Se voglio lo stilo Black perché me ne sono innamorato, l'ho visto nel video di Johnny che suona da paura, o mi compro direttamente la testina Black 2M completa, oppure parto dalla Bronze per risparmiare qualcosina e poi dopo 1 o 2 anni mi compro, in quel caso sì, solo lo stilo Black. Ma perché sono tornato un attimo su queste peculiarità della serie 2M? Per farvi capire come invece
la serie Concord Music faccia un passo in avanti verso l'appassionato perché consente di fare la sostituzione tra tutti gli stili della serie. Quindi anche qui mettiamo che parto dalla Red, la più economica, Concord Music Red. Dopo un anno o due voglio fare un upgrade, nella serie 2M ero vincolato allo stilo blu, qui posso invece scegliere tra tutto quello che mi pare, blu, bronze, black, addirittura il top di gamma, il black LVB 250, uno stilo introdotto da Ortofon nella serie 2M nel 2020 per festeggiare appunto i 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven, e da qui infatti LVB. Se ti sta piacendo questo video lascia un like, ci vuole un attimo e mi aiuta a creare altri contenuti come questo, e poi fammi sapere nei commenti qui sotto quale testina stai utilizzando adesso e quale hai messo nella tua lista dei desideri qui sotto nei commenti, scrivimi che sono curioso. Bene, ci siamo fin qui? Abbiamo fissato i punti di forza di questa serie Concord Music, ossia estrema semplicità di utilizzo, nonché grande versatilità in favore dell'appassionato che parte comprandosi la testina più economica, la Concord Music Red, e dopo 1 o 2 anni o quando vuole può migliorare il proprio setup cambiando solo lo stilo, solo la parte terminale, insomma, e per di più lo può fare in modo davvero semplice. Ve lo faccio rivedere in diretta quanto sia semplice, ci possono riuscire veramente tutti. Lo stilo va sfilato qui, esattamente così, sempre con la protezione, ripeto che io lo faccio senza per farvelo vedere. Qui dentro c'è lo stilo black con la protezione, ecco, così voi dovete fare, lo appoggiate, ecco, così, lo spingete fino in fondo e poi togliete la protezione e siete pronti. Va fatto un ultimo scattino, ma avete già fatto tutto quello che va fatto per sostituire una testina Concord Music. Avete visto quanto è semplice, ci riescono veramente tutti, e la serie Concord Music, questa qui di cui stiamo parlando, riprende il concetto della vecchia serie PNP e dell'odierna serie 2M pre-mounted, ossia una testina che ti arriva a casa, la avviti al braccio e sei pronto, perché è già regolata, allineata, pulita e profumata. Naturalmente, trattandosi di una variante della serie 2M, la pre-mounted, se vuoi cambiare il tipo di stilo puoi farlo solo con uno dei due compatibili, quindi red con blu o viceversa e bronze con black o viceversa. Con la serie Concord Music invece qui sta la genialata, puoi cambiare tutti gli stili a disposizione, sono tutti intercambiabili, visto che la tensione di uscita è la stessa per tutti, 6 mV, così come medesima è la tracking force, 1,8 grammi. E allora, cosa cambia a parte il prezzo? Ovviamente il tipo di stilo, nello specifico il tipo di taglio di diamante. Guardate con attenzione tutte le infografiche perché lì trovate le informazioni che vi interessano. Finalmente andiamo ad ascoltare qualcosa descrivendovi brevemente tutte le testine. 5 brani diversi, come 5 sono le testine in gioco. Che dischi ho utilizzato? Allora, una stampa rovinatissima dell'omonimo Lucio Dalla del 1979 per capire come queste testine si comportino con i dischi molto vissuti. Una stampa audiofile recente, Trip with the Lady di Maurizio Bruno, sempre jazz nel disco di Fabrizio Consoli, da qui prenderò uno spezzone in cui apprezziamo il sax. Pop elettronico contemporaneo, il primo album bellissimo di James Blake, per capire meglio come le differenti testine si comportino sulle basse frequenze. E infine un po' di rock, dove il master di partenza è un po' troppo squillante sulle alte, quindi difficile da far rendere al meglio con The Last Drop of Blood. Vi consiglio di indossare le vostre cuffie di riferimento perché le differenze sono veramente sottili. Quello che sentirete è stato registrato tramite scheda audio collegata al giradischi e poi al Mac utilizzando il software gratuito Audacity. Il file che ho ottenuto è in formato WAV a 32 bit, però dobbiamo tenere conto della compressione di YouTube. La Concord Music Red è la prima testina da prendere in considerazione, non solo perché è la più economica,
ma soprattutto perché è molto equilibrata. Prezzo di listino 189 euro, però lo street price è sensibilmente inferiore. La settima luna era quella del Luna Park. 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 La Concorde Music Blue arrotonda leggermente le medie rispetto alla Red, quindi conferma la sua versatilità e l'estrema godibilità della scena. Prezzo di listino 319 euro, street price, ma ve lo dico subito, sarà così per tutte le testine, street price inferiore. La Concorde Music Bronze aggiunge un po' di grinta alla scena riprodotta dalla Blue. Lo stilo fine line in effetti entra più in profondità al solco del vinile, tirando fuori più informazioni e carattere. Prezzo di listino 499 euro, street price, che te lo dico a fare, inferiore. La Concorde Music Black, in funzione del suo stilo Shibata, apre leggermente di più la scena rispetto alla Bronze e, come per la serie 2M, risulta in assoluto la mia preferita. Prezzo di listino 649 euro, indovinate invece lo street price. Bravi, inferiore. There's a limit to your love. 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 La Concorde Music LVB 250 ha sempre uno stilo Shibata, però cambia il materiale del cantilever, che dall'alluminio, comune a tutte le altre 4 testine, passa al boro, un materiale più robusto, rigido e leggero, che garantisce una migliore trasmissione del segnale audio. Dal punto di vista sonico, la LVB 250 riunisce tutti i pregi delle testine già commentate per certificare il suo status di top di gamma. La rotondità, la grinta, l'apertura la rendono un oggetto del desiderio per tutti i possessori di giradischi importanti, come ad esempio il mio 1200 GR2, anche perché il prezzo di listino si aggira sul millino.
E allora, che ve ne pare? Qual è la vostra preferita? Scrivetemelo nei commenti qui sotto, intanto vi dico quali sono le mie, perché come per la serie 2M esprimo due pareri. Quella che ritengo migliore nel rapporto qualità-prezzo e quella che mi comprerei io per come suona complessivamente. Se per la serie 2M il miglior rapporto qualità-prezzo andava alla blu per il netto miglioramento rispetto alla red e un suono molto equilibrato, nella serie Concord Music, grazie alle specifiche tecniche differenti alla 2M e all'evoluzione tecnologica che da sempre contraddistingue Ortofon, mi sento di consigliare a mani basse proprio la red, la più economica, perché già lei riesce ad essere equilibrata ma con carattere, come piace a me. Naturalmente, ad ogni step successivo che facciamo dalla red verso la top di gamma, la LVB 250, guadagniamo qualcosa in rotondità, grinta e brillantezza della scena, ma già la red vi darà grandi soddisfazioni. Nelle vostre valutazioni tenete poi conto di una cosa: la red ha uno stilo ellittico, la black uno Shibata. In linea teorica uno stilo ellittico dura dalle 500 alle 1000 ore, uno Shibata dalle 500 alle 3000 ore, quindi il costo maggiore deriva non solo dal maggior pregio del taglio di diamante, non solo dalla fedeltà della riproduzione del solco, quindi dalla sua resa audio, ma anche dalla sua longevità, ossia in soldoni costa di più ma dura anche di più, sempre in linea teorica, perché dipende anche da come trattate il vostro stilo, se settate il giradischi ed il braccio ai valori giusti. La mia 2M Black PNP, acquistata nel 2019 pochi mesi dopo l'arrivo delle SL 1500C, è ancora funzionante. L'ho cambiata recentemente solo per provarne un'altra, ma funziona ancora alla grande e vi posso assicurare che ho ampiamente superato le 2000 ore a stare basso. La mia preferita in assoluto, quella che mi comprerei e magari mi regalerò tra un po' proprio per il mio GR2, è la LVB 250, così come nella serie 2M la mia preferita era la Black, che difatti acquistai dopo averla provata per il canale. Bene, direi che ci siamo. Come bonus per chi è arrivato alla fine del video, posso anticipare che nei prossimi giorni pubblicherò almeno un video di vinyl rip con spezzoni più lunghi, riprodotti naturalmente da tutte le testine, in modo da affinare ulteriormente le vostre impressioni. Oh, mi raccomando, lasciate un like, preparate le vostre cuffie preferite e fatemi sapere nei commenti qui sotto qual è la testina che vi è piaciuta di più e perché. Vai, a presto e buoni ascolti. Con questa vi... Arrivo! Eccomi, grazie. Grazie. Ciao.